Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per questa situazione. Difensore centrale, visti i tempi che si allungano per quanto riguarda Beukema e il rientro in campo. Il Napoli è avanti per quanto riguarda Badiashile e mi auguro che però non si chiuda e che il Napoli valuti come si deve questo calciatore, perché c'è una cronologia infortuni da paura. Ci arriviamo e ci sono delle ultime su Lucca per quanto riguarda la Fiorentina che è in attesa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte e si dà una sveglia. Partiamo da questa situazione difensore, ma partiamo dalle ultime su Beukema e l'infortunio che ovviamente lo terrà lontano dal campo per un bel po'. Sam Beukema potrebbe non essere disponibile nemmeno per il debutto stagionale del Napoli. Secondo il Mattino il difensore olandese rischia di saltare le prime 3 giornate contro il Como, il Genoa e l'Inter. Il problema fisico del centrale ex Bologna condiziona i piani tattici del Napoli proprio quando la squadra ha più urgenza di certezze in difesa. L'assenza di Buongiorno per infortunio aveva già costretto il direttore Giovanni Manna a cercare rinforzi sul mercato. Ora il recupero prolungato di Beukema si trasforma in una complicazione e in un'emergenza vera e propria. Secondo quanto riportato dal Mattino, il difensore riprenderà gli allenamenti solo nel corso della prossima settimana. Solo allora lo staff medico avrà indicazioni più concrete per quanto riguarda i tempi di rientro. La speranza rimane quella di riaverlo per la prima gara interna allo Stadio Maradona, ma nulla è garantito in questa fase. Il Napoli nel frattempo si prepara al ritiro di Castel di Sangro con ben 13 indisponibili al primo giorno di lavoro in Abruzzo, chi per infortunio, chi ancora in vacanza post mondiale. Andiamo a vedere questa cronologia infortuni del difensore del Chelsea, perché poi dobbiamo assolutamente tenerne conto, non possiamo non valutarla, anche perché la cronologia infortuni presenta delle ricadute sulla stessa situazione. 2021-2022, infortunio alla coscia, poi c'è stato un po' di coronavirus, 21-22 ancora infortunio alla coscia, 22-23 infortunio muscolare 27 giorni fuori, 23-24 infortunio all'inguine. E quindi si ripete poi questo infortunio all'inguine nel 23-24 ancora e addirittura poi anche nel 2025-2026, stiramento muscolare, infortunio muscolare e ancora questo infortunio alla coscia che si ripete poi nel tempo, tanto è vero che nel 2025-2026 144 giorni fuori, 21 partite saltate, 2024-2025 80 giorni fuori, 15 partite saltate, 2023-2024 191 giorni fuori, 17 partite saltate, 2022-2023 140 giorni fuori. Si parla addirittura di un Napoli che si sta affacciando e sta trovando l'accordo con il Chelsea, un prestito oneroso con diritto. Chi dice che il Chelsea non apre a questa formula, chi addirittura dice no, il Napoli è molto avanti e ha già trovato l'accordo, tanto è vero che possiamo leggere accordo totale tra il Napoli e il Chelsea per Badiashile, prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto. Il direttore Manna ha già trovato anche la quadra economica nel caso poi il Napoli va a riscattarlo, un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus. Ovviamente il Napoli si è tirato indietro per quanto riguarda Thiago Gabriel, la valutazione a 30 milioni eccessiva? Per me no, perché il calciatore comunque dal punto di vista anagrafico a 21 anni lo puoi tranquillamente tesserare senza badare alle liste e ai criteri di classificazione. E poi per quanto riguarda le caratteristiche e l'essere pronto al campionato italiano, io vedo molte più certezze nel difensore del Lecce che in questo acquisto dalla Premier per far numero, per il semplice fatto che devi in primis rimetterlo in sesto dal punto di vista del campo. Punto secondo, sono tutti infortuni che sembrano ricadute sulla stessa situazione, quindi questi infortuni all'inguine, infortuni alla coscia lo tengono fuori comunque un bel po', salti troppe partite, e se noi dobbiamo prendere un difensore per
incrementare il numero dei centrali per farci stare tranquilli e iniziare la stagione dal punto di vista numerico, senza andare in sbattimento, per quanto mi riguarda, ma io non sono né Manna e né tantomeno il presidente De Laurentiis per virare su altri colpi e quant'altro, non vedo questa situazione molto rosea dal punto di vista della decisione. Seguiremo ovviamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni come andrà a finire. Ci sono delle news su Lucca. La Fiorentina è in attesa del Napoli per quello che si legge per quanto riguarda l'attaccante, magari c'entra anche il rimettersi in sesto da questi infortuni che ha avuto a Di Maro, la botta alla caviglia, però la Fiorentina comunque ha bisogno di un attaccante, visto che abbiamo anche letto che il Como fa sul serio per Moise Kean, quindi potrebbe finire al Como l'attaccante della Fiorentina e devi comunque rimpiazzare sicuramente in attacco. A quanto abbiamo letto, Paratici sta aspettando una sorta di via libera per poter poi comprare il calciatore dal Napoli, o magari un'ipotesi prestito con un diritto, un obbligo di riscatto, un prestito oneroso. Cerchiamo di incassare qualcosina e non lasciare andare poi via Lucca con un prestito col diritto di riscatto, poi arriviamo l'anno prossimo, no, ma Lucca lo dobbiamo vedere nei ritiri, lo dobbiamo valutare, eccetera, eccetera, e poi siamo sempre punto e da capo. Speriamo di trovare la quadra, ma a me la situazione che preoccupa è questa situazione difensore centrale, al di là di chi stai andando a prendere, e auguriamoci che i colloqui che sono ancora in corso e continui, a quanto leggiamo, tra Napoli e Chelsea non portino alla fumata bianca, per quanto mi riguarda, perché per caratteristiche Thiago Gabriel per me è molto più forte, punto primo, integro, punto secondo, terzo dal punto di vista tattico tecnico. Noi l'abbiamo analizzato sul canale ed è il difensore che per caratteristiche farebbe le fortune di Allegri, difensore da area di rigore che comunque si tiene l'avversario e si mangia l'eventuale ovviamente attaccante di turno, senza essere poi super produttivo dal punto di vista dell'impostazione da dietro, i piedi e quant'altro, ma ad Allegri serve più un difensore da area di rigore che un Solé di turno che poi rompa la linea, che palla al piede possa uscire e quant'altro. Poi al Napoli le valutazioni, a Manna il mercato, ma se dobbiamo spendere poi 3 milioni per un prestito ovviamente oneroso, con il diritto di riscatto fissato a 18 milioni, tra i 18 e i 20 milioni, per un calciatore che ha questa cronologia infortuni che per quanto mi riguarda è ancora peggio di quella di Ceballos. Noi abbiamo analizzato anche la situazione Ceballos per quanto riguarda l'integrità fisica, ma quantomeno Ceballos è stato recuperato dagli infortuni che ha avuto. Invece per quanto riguarda Badiashile ci ritroviamo questo infortunio alla coscia 2021-2022, si ripete 22-23, 23-24 e 24-25, così come la situazione all'inguine si ripete negli anni, quindi situazioni che comunque non sono state risolte. Non è che vieni a Napoli e vieni baciato dalla fortuna e queste situazioni dove poi tu ci soffri anno per anno non si ripresentano. Poi ci ritroveremo qui a stagione in corso, ma il Napoli, gli infortuni, gli allenamenti, la preparazione, il preparatore atletico e quant'altro. In primis tu i calciatori li devi prendere quasi completamente integri, che poi ci sia qualche calciatore che abbia accusato qualche problemino è nell'ordine delle cose, ma non puoi investire e affondare, per quanto mi riguarda, su un calciatore del genere, perché poi la situazione Beukema preoccupa, che la situazione Beukema è preoccupante, e io per esperienza nel mio piccolo ho anche avuto a che fare con calciatori, colleghi tra virgolette, ma eravamo molto più piccoli ovviamente d'età, che hanno avuto e hanno vissuto con questo problema che ha Beukema, e dal punto di vista del puntare sul calciatore, nello schierarlo poi con continuità, te lo ritroverai 3 partite dentro, un paio di partite fuori, l'infiammazione che ritorna. Bisogna vedere poi come andrà trattato e come verrà centellinato per quanto riguarda le presenze il nostro Sam Beukema, che ahimè acquisto comunque pagato
il giusto per quanto mi riguarda dal punto di vista delle cifre, ma noi avevamo puntato su San Beukema per la difesa del futuro. Beukema, buongiorno, ce li ritroviamo, uno fuori, addirittura fuori lista, e quindi non sarà della stagione fino a gennaio, almeno le ultime, poi vedremo se recupererà un tantino prima, e Beukema che doveva essere poi il centrale per far respirare una Amir Rrahmani, e anche il terzino comunque Di Lorenzo. Non si trova la quadra per l'eventuale sostituto. Se noi perdiamo a inizio campionato o a campionati in corso sia Di Lorenzo o un Rrahmani che prende un raffreddore o un attacco febbrile, siamo completamente fuori strada e avremo dei problemi nel difendere poi contro qualsiasi avversario, senza andare a fare vabbè, ma tanto poi se salta noi possiamo schierare contro le piccole, contro le grandi, ci giochiamo le carte comunque in base all'avversario. La situazione difensiva va assolutamente rivista e settata come si deve. Le ultime che ci arrivano per quanto riguarda Marianucci e Allegri ci puntiamo, e quindi sarà della spedizione Napoli 2026-2027, però serve comunque il centrale. E io mi auguro che esca qualche altro nome da qui ai prossimi giorni, perché la situazione per il calciatore del Chelsea assolutamente non mi convince. Sarò catastrofico? Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale come ho detto a inizio video, così diciamo vi unite alla community e esprimete la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!